Abbiamo iniziato per Lucia. Ciao, Monica. Ciao, Come stai, Monica? bene, grazie. Pronta per partire? Sì, 5, 4, 3, 2 e 1. Inizia il film di Lucia, praticamente la sua prima sessione. Lucia mi mostra un lenzuolino di quelli che si potrebbero mettere anche nella culla e ha uno sfondo azzurro ed è disegnato con delle lune. Però l'effetto che mi fa non è di armonioso, ma di contrasto, come se ci fosse il contrasto tra la luna che è il femminile e l'azzurro che lì sarebbe il cielo che è il maschile. Mhm. Mi crea inquietudine. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se volesse riportare tranquillità in questa immagine. Ok. Mi si è staccata l'alimentazione del computer esattamente quando ti ho fatto quella domanda. Cioè, ho sbagliato io, ho dato un calcio sbagliato nell'aria. Ok, prima sessione reale con me. La primissima è stata fatta troppi anni fa. Mm? Chi era Lucio dell'epoca? È come se Incanalato, fosse un ragazzo, irregimentato. sì, anche un po' inesperto, un ragazzino imberbe. Mm. Mi viene come un po' acerbo. Mhm. Quando c'è stato il cambiamento? Allora, di fatto le potenzialità c'erano tutte, Mhm. però era come un po' più obbediente, Mhm. ok? Mm? Nel momento in cui ha lasciato andare questa obbedienza, Mhm. e c'è stata come un'esplosione che poi ha avuto bisogno di tempo per organizzarsi, però di fatto l'esplosione è stata deflagrante. Ok, Lucia, subito il cinema. Chiamiamo Lucio obbediente che non c'è più. Le tre sorelle di Lucia. Il compagno di Lucia. Un monello proprio. Figlio, nuora e due nipoti. Sì, tutti quanti, certo. Due cani. Certo, Mhm. femminucce. Mm. E la dislessica. Ah, ho capito. No, no, Non no, no, viene? no, 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 no. Sta È come tingendo i se mi capelli. facesse vedere che sono proprio strade separate, per cui non troverebbe neanche la strada per venire qui. Sta a Dubai? Allora potrebbe, perché in effetti mi fa vedere una strada che sta andando verso Oriente, sì. Mm. Sì, sì, perché capo è a Dubai. Bye bye Dubai. Mm. Bene, Lucia. Nome della PS. Bottone, Nome della PE. filo, è il filo che serve per cucire il bottone. Nome del progetto. Beati gli ultimi che saranno i primi. Mm. Qua c'è la forte influenza, diciamo così, no? Cattolica religiosa che gli arriva dalla madre e che comunque implica un sacrificio molto profondo di se stessa a tutti i livelli, psicologico, fisico, di tempo, di energia. Vibrazione di Lucia. 7 miliardi.
Consapevolezza. 139. PS. 42. Vite. 2159. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. Questa è buona. 55. 3D, 4D. Quanto di Lucia è nella 3D, quanto di Lucia è nella 4D? 3D 65. Ok. Sulle vite lei ha sorriso, ne voleva di meno. Perché? Perché ne voleva di meno? Perché lei comprende che più comprende, più metabolizza, più consapevolizza e più scendono le vite. Entità eteriche. C'è vedi, qua è come se ci fosse, in generale, nelle sue entità mentali, nelle sue entità eteriche, c'è molto del padre e della madre. Come prima entità eterica che mi si affaccia è una rana, quindi un anfibioide, che sta dentro una pozzanghera. Mi sembra di aver capito che il padre era stato coinvolto, nell'ambito militare, giusto? Ok, e quindi è come se fosse rimasto in lei questo. Lei ha un fortissimissimo legame con i genitori e non è riuscita in qualche modo a elaborare tutto quello che è significato il vissuto con loro. E anche le entità eteriche di Lucia hanno preso degli aspetti di questo rapporto del padre e della madre. In questo caso l'anfibioide si ricollega in qualche modo al padre. Poi mi fa vedere un drago, anche qua lo associo molto al padre perché vedo questo drago che sputa il fuoco in questo accesso di rabbia incontenibile, no? Che non puoi proprio neanche con un estintore spegnere questa fiammata del drago. E poi c'è nel secondo universo una creatura che è fatta proprio di due teste, come se una testa in qualche modo potesse rappresentare tutto il condizionamento della madre, l'altro il condizionamento del padre. È costituita anche da un carapace, questa creatura, e da due ali. E poi ci sono, credo V31 tipo potrebbe essere, degli alieni, androidi. Sì, che a tratti V31 offrono, sì, Verona. a tratti offrono anche consolazione, ma poi fondamentalmente il loro obiettivo è controllarla, averla per sé. E 3 EDL. Ok, entità mentali. Sono 3. La prima si chiama proprietà privata, direi intorno al livello 6. Mi fa vedere come se Lucia fosse una casa ed è circondata da dei cartelli di divieto d'accesso, piuttosto che da delle telecamere, da cani che fanno da guardia. Quindi in un certo senso è come se lei, molto in questo caso il condizionamento della madre, avesse creato intorno a sé una sorta di isolamento. Questo impedisce a Lucia di darsi veramente nei rapporti e quindi crea un rapporto con un uomo in realtà sfuggente, ma perché lei in primis ha molta paura di consentire l'accesso dentro di sé ad un uomo. Seconda. La seconda
è legata al padre e si chiama Victoria Semper. Mi viene così. È come se a tutti i costi si dovesse affermare la vittoria intesa proprio come un certo modo di essere. Nel caso appunto del padre era questa sua irruenza, questa sua figura estremamente autoritaria, anche nel senso più degenerato del termine. Livello? Allora, attualmente 4 e in passato anche 7. Poi. L'ultima, mi spiace dirlo, è a livello 9 ed è bisogno d'amore. Ed è proprio un bisogno che è frustrato in un certo senso da sempre. Quando era bambina, fortemente frustrato, davvero incolmabile. Poi mano a mano diciamo che un pochettino la cosa può anche essersi attenuata, ok? Ma semplicemente è stata più messa a tacere, è stata in un certo modo ridimensionata, però è ancora lì, che 9 urla sotto, sì. impianti. Gli Partendo da impianti quelli collegati alla 9. Se ci sono. collegati alla 9 sono in realtà tutti collegati alla 9, perché la 9, come hai detto tu giustamente, è un po' la madre del tutto. Quello da cui tutto ha origine, hanno origine le altre due entità mentali e ha origine anche in un certo senso tutto l'impianto complessivo che vediamo, no? Ed è costituito da come se fossero i denti del pettine e glieli vedo tutti qua intorno, come dirti, alla vita, vita genitali e poi qua sopra al petto. È come se si infilassero all'interno della carne questi denti. E lo stesso tipo di impianto che sembra un po' circolare ed è costituito da denti, c'è a livello della testa. Cioè delle corone di spine, praticamente, un po' Sì, ovunque. sì, però Solo invece di dentro. essere spine, sì, esatto, sono all'interno. Sono solo denti, Denti, non sono sì, all'esterno. Quindi alla testa, al petto e ai genitali. petto genitali, sì. E Ok. anche alla gola. Ok, nelle teorie che mi hai detto, due entità del secondo universo, quello con le due teste e il V31. Non c'entra con Lucia, ma mi hanno parlato di un'entità del primo universo buona, Drove, un rettiliano pentito del pianeta CICAP, che è stata la scoperta di un gruppo che non lavora più. Esiste questo Drove che ci aiuta, è un rettiliano che ci aiuta. Allora, è un rettiliano, sì, che ovviamente ha attecchito su un gruppo di persone sul loro aspetto compassionevole. Sono persone che non riescono ad avere discernimento rispetto alla loro compassione. Subdolamente questo rettiliano ha deciso di imbastire questa storia In effetti a me è per stato ottenere detto l'accesso. che io non so amare, mi è stato detto questo signore che io non so amare e dovrei accogliere il rettiliano. Non so, io non ho veramente più parole a volte, ma anche perché non è che la signora se l'ha inventato, è il risultato della ricerca di anni di questi due che hanno smesso perché lei è stata male. Che le è successo? Come se questo rettiliano avesse deposto delle uova dentro Beh, questa donna. unbelievable. Chiusa parentesi. E iniziamo. Ci sono delle abduction. Sì, ci sono delle abduction e devo dire che è stato molto semplice fare delle abduction a Lucia fin da quando era bambina, perché si è proprio trovato il classico terreno fertile di una bambina che di fatto si sente molto sola.
E questa solitudine, tra l'altro, è un sentimento che più o meno l'ha accompagnata in tutta la vita, però ovviamente da bambino era molto più difficile da gestire, no? Perché non aveva nessuno strumento. Quante sono attualmente? Da bambina erano molto frequenti e tra l'altro lei potrebbe anche averli scambiati per degli amici, perché anche loro si sono fatti passare come tali, no? Poi mano a mano si sono diradate, eh, mh, fino ad arrivare, diciamo attualmente, facciamo in questo ultimo anno, tipo una ogni 40 giorni. Ok, c'era Drove che è venuta a salutarla da bambina. No, non mi sembra che lei abbia a che fare, no. Drove che arrivava come un drone. Vabbè, dai, vai, la smetto. Ok, causa esoterica. Questioni fisiche. Abbassamento della vista. Cioè, ogni tanto non riesce più a focalizzare le cose. Non è un vero solo abbassamento della vista, dovuto magari all'età, agli schermi del telefono, del computer. Sono dei momenti in cui perde le facoltà visive accurate, l'accuratezza delle facoltà visive. C'è un forte contrasto dentro Lucia, perché è come se vedesse e non volesse vedere fino in fondo. E questo produce anche questi stati a volte alterni rispetto alla sua vista. Di fatto lei sa che esistono certe cose piuttosto pesanti e non le vuole neanche vedere veramente dispiegate. È come se avesse visto che c'è questa faccenda, ma la tenesse arrotolata come una pergamena. Quale E faccenda? non una faccenda che riguarda soprattutto la casa e il compagno, perché è come se lei avesse collegato le due cose, proprio anche per una questione prettamente pratica. La casa in cui è, alla fine, cioè, è del compagno, no? Mhm. Quindi comunque la sua vita, la sua esistenza rimane legata al compagno anche per questo fattore. E, e quindi rimane queste informazioni all'interno di una specie di pergamena che è arrotolata e lei non si decide a sciogliere il cordino Mhm. che arrotola la pergamena per poterla dispiegare, adducendo a sé la motivazione che non ha una buona vista, non può vedere, eccetera. In realtà che non vuole, no? Vedere fino in fondo. Va bene, mettiamo la pergamena in uno zaino e lei si mette lo zaino in spalla. Ok, E andiamo avanti, scaliamo la nostra montagna. sì. Causa esoterica del problema ai bronchi. Allora, spieghiamo. Posso dire la tua zona, no? Non dico la valle. Mm. La tua zona è il Bergamasco. Non me la ricordo neanche più la valle, ah sì, adesso me la ricordo la valle. 2019, prima che inizi tutto il circo, lei ha un grosso problema ai bronchi. Sta molto male, soffre molto, a quello che sembra essere il circo che è arrivato dopo. E da allora, soprattutto quando c'è umidità, pioggia, temporale, acqua che viene dal cielo, qualcosa le ricorda quel periodo, sta male, grattino, i bronchi, e proprio adesso ha tossito un pochettino. Causa esoterica se c'è? Allora, più o meno esoterica. Un aspetto esoterico naturalmente c'è la zona,
che lei abita è stata proprio scelta perché è come se etericamente lì ci fosse un tempio in cui vanno compiuti dei sacrifici. È una zona comunque anche di ampio raggio, non sto parlando di un piccolo comune, di una zona abbastanza ampia in cui sono anche avvenuti dei sacrifici, penso, di ragazze, ragazzine, cose del genere. Alcuni noti, altri meno noti, che sono passati magari semplicemente, tra virgolette, no? Come l'uomo che uccide per esempio la moglie, ok? Ma che comunque di fatto etericamente era un sacrificio. Proprio appunto perché quella zona è come se ci fosse un tempio in cui vanno fatti dei sacrifici. E infatti lì ha iniziato tutta, diciamo così, la Narrativa. vicenda. Sì, La esatto. narrativa è ininnominabile. Sì. Dov'è questo tempio? Per farla iniziare ovviamente ha avuto anche un innesco fisico, no? Materico, quindi hanno dovuto veramente immettere nell'aria un agente virale. Come? Eh, Spruzzini, aerei? ma anche l'acqua io vedo, non so in che modo l'acqua, che può essere l'acqua pioggia, ma anche l'acqua forse potabile. Abile. Sì, Dove si trova? Stiamo parlando del Bergamasco, di Bergamo. sì, Bergam de sì. Hura o Bergam de Huta? No, dunque, come se fosse un tempio gigante. Ovviamente non è un tempio reale, ripeto, è un tempio eterico. È E sotto? questo, sì, è sotto, esatto. E questo tempio eterico è un tempio famelico, cioè le divinità che tengono in piedi, no? questo tempio e che concedono alle persone, alcune persone ovviamente, potere e soldi, ha bisogno di essere costantemente nutrito, C'è nutrito ancora. di persone che muoiono. Sì, E le entità sono ancora lì. sì, 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 sì. Beh, siamo curiosi noi, no? Oggi è la sessione della curiosità. Diciamo che tutto ruota intorno a Bisogno d'amore di Lucia. Lucia ha bisogno d'amore. Dov'è l'amore? Cantava Cher. Dov'è l'amore? Andiamo a cercare l'amore, ma questo lo facciamo dopo. Adesso tu mi parli di un tempio del sacrificio? Sì, un tempio di Baal. Un tempio di Baal. E siccome non sono Baal, andiamo a vederlo. Ma non ci andiamo solo tu ed io, Monica, tu ci vuoi venire con me? Sì, sì. Ok, ci andiamo con tutti, incarnati e disincarnati. Disincarnati estranei alla vicenda narrativa del cazzo e disincarnati che sono rimasti ingabbiati nella narrativa del cazzo, che sono morti di paura. Quindi A togliamo tutti il coperchio della crosta terrestre e andiamo lì sotto, in eterico, dove c'è il tempio di Baal. A tutti gli effetti sembra proprio di essere tipo in Città del Vaticano, Mm, come se ci fosse una sorta di riproduzione, ecco. mm. Non so, forse Colonnato di del San Bernino. Pietro? Mm. Sì, Eh. Mhm. La, esatto. la serratura della chiave. Um, Ma guarda te, e sul mio cuscino c'è un ragnetto che io ho appena ucciso. Ma guarda te, ma guarda che sta... Cioè, questo è un ragnetto, ragazzi. Era un ragnetto, ve l'ho fatto vedere. Uno di quelli che saltano. Causa esoterica del ragnetto, ma veramente. sì, ma alla Ma fine comunque è quello che il ragno è It, il ragno che abbiamo visto non come aracnoide, ma come entità del secondo universo, come questi alieni in parte biologici, in parte elettronici, che sono rappresentati da ragni. beh, il ragno è morto.
Andiamo. Chi è tutti a vedere il Tempio di Baal? Chi è il capofila? Chi sono? Disincarnati o incarnati? In realtà io sono molto curioso, quindi io sgomito. Allora, a guardare lo spettacolo sono in tantissimi, perché in tantissimi vogliono vedere qual è la verità. E tu sicuramente sei fra le prime file ed è come se facessi anche dei saltelli, no? Per andare oltre i più alti, per vedere meglio. Le saltelli li faccio col mio fazzoletto con dentro il ragno morto. Era nuovo il fazzoletto, tranquilli. Era... Cosa ridi, Lucia? E lì è come arrivare all'altare. Sei arrivata all'altare e è proprio come un trono, e su questo trono è un trono bellissimo, molto prezioso. È seduto Baal con delle corna, però tipo se cambia l'esposizione della luce, lo vedo come Moloch, quindi come questo anfibioide. Ora mi viene in mente che tra l'altro lei ha un'entità eterica, no, di anfibioide, e quindi collegata a Moloch, collegata al sacrificio dei bambini. E lei da bambina ha avuto un'infanzia molto difficile, la sorella oltretutto, no? Ha avuto questa molestia. Senti, io mi avvicino. Il gioco è mio. Ahimè, se vogliamo, come tutti, questa roba l'ho creata io. Sì. Tutti l'abbiamo creata. Certo. Quindi se Baal Moloch si agita e mi rompe le scatole, io blocco il tempo. E come un monello, con la sua bomboletta di vernice bianca, inizio a scrivergli sopra un po' di frasi. Non servi più. Tu sei 3D, sei il passato. Non hai il mio consenso, virgola. Ahimè, l'hai ottenuto in passato con l'inganno. Vero. Nick. Sì. E poi continuo a scrivere, faccio anche dei disegnini. È una statua Baal Moloch di ottone, non di ottone, di bronzo. E scrivo e faccio segno a tutti di venire a fare la stessa cosa se vogliono. Si può liquefare oggi. Quando tu hai iniziato questo processo, la statua da bronzo è diventata marmo bianco, e per cui le scritte che tu fai con la bomboletta spray sono diventate molto evidenti. Sembra quasi un muro imbrattato. Ok. La mia vernice era bianca, diventa nera quando quello cambia. Sì. Tu sei il passato. Non sei mai esistito, ma men che meno esisterai da adesso in poi. E tutte queste mie affermazioni sono validi per sempre. Ad eternum. Benissimo. Per me tutto questo si può liquefare. Per me. E quindi diventa proprio come una candela bianca che si scioglie. Ok, entriamo nella testa di Lucia. Il film di Lucia è diverso, simile, ma tutto questo è avvenuto nel mio film. Probabilmente nel film anche di altri, forse anche nel tuo, con modalità magari differenti, ma il risultato mi sa che è l'assenza di tutto questo. È così, Monica? Sì, è esattamente così.
Torniamo indietro, siamo nella testa di Lucia, che però ha visto cosa abbiamo fatto per il Certo. nostro film. Ha Lucia, visto, ha partecipato e ci affiancava. cosa fa Lucia? Lei che ha tossito sangue. Sì, è come se stesse smontando di importanza tutto quanto, a partire dalla scelta di nascere in quella famiglia, in quel luogo e continuare, no? A vivere in quel luogo, in quella zona comunque. Le sta dando un altro significato, quindi non più prevaricata da quelle forze, ma dove si rende conto che è lei ad aver generato quelle dinamiche, quelle forze e che ora le può cambiare, le può trasformare. La statua la va a vedere. Se è una statua. Sì, la va a vedere ed è come se lei avesse scelto prima di buttare proprio un secchio di vernice addosso, quasi come se fosse una specie di rigurgito, come sfogo proprio. Mhm. E poi? È proprio come se lei avesse bisogno di fare qualcosa di fisico e quindi è Mm. come se andasse in testa a questa statua e iniziasse con le mani a schiacciarla, a comprimerla. Mhm. E quindi è proprio come se questa statua fosse del materiale della cera un po' morbida e quindi lei può davvero schiacciarla, deformarla, renderla mano a mano più compressa, più bassa, Mhm. fino a che la appiattisce completamente, è diventata una sottiletta questa statua. Ok. Apre un portale definitivo a forma di feritoia e ce la infila. Sì, Verticale o orizzontale? orizzontale. Ok. Sì, sì, E lo chiude. sì. La chiude come una zip. Si sente molto orgogliosa, come forse non si è mai sentita. E nel giusto, di aver fatto proprio la cosa giusta. Ok. Così come noi, tutti gli altri faranno la loro azione. Prendiamo un disincarnato qualunque, venuto a mancare perché ha creduto a tutta la narrativa, a tutta la paura. Si è messo 3-4 maschermerda in faccia, ha detto l'arcobaleno finirà tutto, com'è che era? Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Si è messo a fare i canti sul balcone, ha detto tutte le frasi che diceva la televisione. Chicco Mentana diceva le cose e lui obiettiva. È incazzato? Ha lasciato 3 figli. È un uomo. Sì. Tu ne hai chiesto una a caso, è venuto questo uomo, giovane uomo, Nome? tipo avrà una quarantina d'anni, con la G inizia, però non te lo so dire se è Giovanni, se è Giacomo. Mhm. E fa, ehm, ed è come se venisse con una lanterna, no? Per illuminare, per vedere la verità e per farla vedere a tutti, perché c'è ancora qualcuno che si rifiuta di vedere, Mhm, mhm. Tre che disincarnati? rimane, sì, e Beh, tra i disincarnati e tra i vivi ci sono ancora alcuni che rimangono attaccati, no? A questa vecchia narrativa. bene. Apriamo il portale aureo, in orizzontale stavolta, sopra questo tempio, ex tempio di Moloch. Tutti coloro che sono mancati per la narrativa, non possiamo dire la parola, ma tanto l'avete capito, vengano qui, sia che credano alla narrativa, sia che non credano. Tutto il mondo, in primis quelli del Bergamasco. Tutti qui.
Chi vuole va lì dentro. Sacrificio fallato. Ancora e ancora. L'abbiamo già fatto tante volte, lo rifacciamo. Il sacrificio è tale se le anime vanno nella direzione voluta dal sacrificio. Ma se se ne vanno nel portale aureo, è stato sicuramente un gran peccato. Ma la sedia è tolta da sotto il culo. Sento proprio una forte palpitazione al cuore, in parte proprio perché penso che si tratti di un risveglio forte e in parte perché il cuore è stato molto colpito, no? Durante questa narrativa. Mhm. Tutti dentro. Sì, sì, sì. Dimmi quanti non vanno. Mm. 50 no, Persone. di 50%. disincarnati. No, solo 50 di numero, sì. Ok. 50 faranno nel gioco il ruolo di sacrifici, perché lo vogliono fare. Quindi maglietta, sacrificio, io sono un sacrificio e li salutiamo. Tornano da dove vengono. Mm. Dove vanno? È come se non riuscissero a staccarsi dalla sottomissione eh, alle istituzioni e a determinate figure istituzionali, mm, al tal politico, al tal medico. E quindi non riescono neanche a concepire che esista un qualcosa di differente del basso astrale, perché è come se dovessero continuare la loro sottomissione, la continuano lì, nel Beh, basso astrale. li salutiamo tutti, ma teniamo il portale aureo aperto ed è il momento della mamma, del papà e del fratello di Lucia. La mamma, dandomi un'immagine chiaramente che era terrena, non è attuale, voglio sottolineare, c'erano due rosari, uno rosa e uno azzurro, come intrecciati fra di loro, dove lei veramente mostra di aver vissuto con grande sofferenza la morte di uno di questi figli e di aver fatto anche fatica in un certo senso ehm, ad accettare l'arrivo di Lucia perché quel posto lì andava occupato dal figlio maschio, no? Mhm. Che invece non ce l'ha fatta. Ed è come Chiamiamolo. se, sì, come se la religione, lei ha creduto in terra, potesse lenire questo dolore. In verità aveva semplicemente rafforzato questa idea di stare nel sacrificio, nella sofferenza. Ehm, C'è un'anima? ehm, sì, ed era come se proprio avesse deciso di mettere giusto un piedino all'interno di questa famiglia. Perché comunque in un'ottica di anima è vero che ha creato dei grossi scompensi, no? E degli scompensi che per Lucia sono stati molto rispetto al maschile e al femminile, ma non è stato solo la questione del fratellino, è stato proprio nel rapporto con i genitori. Però insomma tutte le anime insieme, no? Dei genitori e di Lucia e delle sorelle avevano deciso questo gioco comune. E lui ha fatto esattamente la parte stabilita, creare questo ulteriore trauma. Ce ne sono stati tanti all'interno della famiglia, questo è stato un ulteriore trauma, come se fosse un colpo di grazia sulla madre. Cosa dice questo fratello non nato, nato ma morto subito, alla mamma di Lucia? E,
Si può dare amore autentico ai vivi, anche con il dolore nel cuore. E così si ama anche chi c'è ma è invisibile. Cosa dice Lucia? Alla quale ha causato tanti, tra virgolette, problemi. È come se le volesse dare una pillola eterica che sa di amore, visto che lei non ha mai veramente assaporato l'amore. Allora lui vuole dargliela, questo concentrato d'amore. E qui l'amore, dov'è l'amore? Nel fratello. Sì, come se questo fratellino avesse allungato la mano nella sorgente e dalla sorgente ha come creato una specie di pallina, no? L'ha condensata in una piccola pallina e questa pallina è una specie di caramella balsamica che così va a creare beneficio anche nei bronchi di Lucia, questa caramellina balsamica d'amore. E Lucia la prende, la scarta, la mette in bocca e si sente pervadere dall'amore che ha anche la possibilità di respirare in maniera fluida, leggera. Ed è come se questo amore andasse in ogni parte del suo corpo, in particolar modo nelle parti molto bloccate di lei. Anche vedo va verso i genitali. Fratello, solo 3 mesi. Eh sì, è proprio recente questa scomparsa. La Mm, vuole la caramella balsamica. il fratello è come se si stesse ricucendo la testa, diciamo così, che era quasi esplosa, come se non riuscisse più a contenere eh, tutte le vicende accadute nella sua vita e a farle stare in maniera organizzata e serena dentro la sua testa. Quindi adesso ha bisogno di fare questo. E questa caramella d'amore, anziché metterla in bocca, la mette come a risanare questa ferita, come se fosse una specie di cicatrizzante. Cosa vuole dire a Lucia? L'amore è come l'acqua e può fluire attraverso qualunque ostacolo. Ed è abbondante e non si esaurisce mai. Perché ha scelto casa sua per i suoi ultimi giorni? E lei come compagna, accompagnatrice, diciamo. Mi fa vedere come le pupille di Lucia rappresentassero come delle gocce di estratto di amore. E lui voleva guardare quelle. Lui vuole ricordare a lei un momento, uno solo, di tutta la loro vita. Fratello e sorella. È come se venisse proprio uno di questi ultimi momenti in cui lui sta lasciando andare tutto. E lei deve aver detto qualcosa nei momenti in cui capiva, no? Che si era giunti alla fine e che l'ha completamente sciolto, liberato.
Ha lasciato ogni tensione, ha lasciato ogni risentimento, ogni brutto ricordo, ogni senso di responsabilità e anche di vergogna. Mi fa vedere questo di momento e vedo le loro mani unite. Quando entrerà? Oggi? No, non penso proprio. Quando? Potrebbero passare ancora 8 mesi. Perché? È come se gli piacesse la lentezza. Forse al contrario ha dovuto avere una vita accelerata, forse c'erano tante responsabilità, no? E adesso Sì, è come se si regalasse questa lentezza. va bene. 2025. E 8 mesi siamo già, sì. Se lo firma? Sì, sì, sì. Va bene, salutiamo la mamma, salutiamo il fratello non nato e salutiamo il papà chiedendogli prima un messaggio. Ci sono dei traumi indelebili e a volte per estirparli ripetiamo la stessa azione. Ora lo vedo chiaramente. Ripulirsi della violenza non è facile, ma fa parte del gioco. Lui prende la caramella balsamica. Sì, è come se fosse un sapore, come posso dirti, all'inizio quasi amaro per lui, perché sa di non aver agito l'amore nella sua vita. Quindi all'inizio fa molto contrasto questo sapore qui. E poi invece, mano a mano che questo sapore si diffonde, si rende conto che è il sapore di cui lui stesso è costituito e che aveva completamente dimenticato l'amore. Padre e madre vanno nel portale Sì. e allora lo chiudiamo. Apriamo velocemente quello per gli animali e ci mandiamo i 3 cani. Dimmi solo quello che vedi, quello che fanno, quello che vedi. Vedo una palla in realtà, vedo una palla, vedo uno di questi cani che gioca con questa palla ehm, e in realtà vedo molti salti, molta gioia, ehm, molto scodinzolamenti verso Lucia. Eh, Non so, uno mi ricorda quasi, non so spiegarti, tipo un po' un misto tra uno scoiattolo e un koala, non so, ecco. Mhm. Eh, Lei ride e dice che sì. e che ti Cosa le devo dicono? dire? Cioè, qui è proprio l'amore depurato, cristallino. Grazie, mamma. E li salutiamo. Beh, stiamo trovando un sacco di posti dove si trova l'amore. Eh, Come si domandava Cher. Cher è una donna o un uomo? non la sopporto quella proprio. È È bella un quella ragazzo. canzone. È un ragazzo. È sempre lei? Lui? Adesso? Attual- Attualmente che cos'è? no, allora, attualmente no.
Cioè, attualmente che cos'è? Cioè, non vedo quella degli esordi dei Cambiata. film, diciamo, sì. Chi è una seconda, una terza, una quarta, una quinta? Da poco la terza. È un robot o è un biologico? È un clone? È un sosia? E tipo la terza è tipo questa nuova generazione mista. Bene, torniamo a Lucia. Causa esoterica, da quando vive in questa casa, da 2 anni, giusto? Sì, del fatto che le parlano all'orecchio. E da quando è morta la madre. Sì, diciamo proprio che la morte della madre ha creato una sorta di risveglio di una certa sensibilità in Lucia. Ma allora è come se si fossero creati più fattori. Da un lato, appunto, un risveglio della sensibilità di Lucia perché è mancata la madre, che comunque, pur in tutte le sue contraddizioni, è stata davvero fondamentale per Lucia. E poi è come se proprio in questi ultimi 2 anni si fosse molto scollato il rapporto con il compagno. E questo ha fatto sì che Lucia entrasse di più in altre dimensioni, abbandonando in parte la dimensione un po' più terrena, fatta di faccende un po' più materiali. E visto Mhm. che il marito è molto materiale, è molto legato a delle cose spicce. Chi è che bisbiglia? Soprattutto nel sinistro, ma anche il destro. Allora, Il destro. Il nel destro. momento in cui lei ha riacquisito questa sensibilità, ehm, ehm, Lei è ci connessa sono all'eterico. sì, quindi diversi disincarnati in realtà bisbigliano a lei. Mhm. Mm? Perché è come se lei percepisse, anche se non li sa riconoscere, diverse voci provenienti dall'astrale. Ok, Devo, sono... devo dire che per la maggior parte sono voci, insomma, di energie benevole, non. C'è qualche disincarnato legato alla casa? La casa in pietra, Più che la antica? casa, il terreno, ecco. Il terreno circostante. Sono già andati col portale aureo, visto che è quella zona? No. Però per come vedo io, ehm, cioè, lei a volte riceve anche dei messaggi molto da lontano, cioè non solo di disincarnati che ancora non sono risolti, mm? Ma riceve anche delle voci di entità risolte, di disincarnati risolti. Mm. Quindi non è la madre, non è un fantasma della casa o del terreno, sono messaggi variabili che derivano da una sua spiccata apertura verso eterico, Ma come allora, forma di ci sono. fuga dal No, no, materiale no, del no, no, no. compagno? No, No. no, 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 no. Ehm, per come la sto vedendo io, lei ha sviluppato un altro aspetto dell'essere umano, ok? Che sono, cioè noi siamo costituiti da un piano materiale, da un piano eterico, da un piano astrale. E lei è come se avesse iniziato a sviluppare anche il piano astrale. E quindi con questo piano astrale lei riesce ad attirare, diciamo così, e a creare proprio un canale di comunicazione con altre entità che stanno nell'astrale. Mm. Mm? Quindi non che necessariamente sia una via di fuga, ok? Mhm. È proprio semplicemente che ha sviluppato altri aspetti. Poi lei può Ok, scegliere, di chiudere la comunicazione. ok, causa esoterica
del fatto che la accarezzano un po' ovunque di giorno. Perché è un modo per attirare chiaramente la sua attenzione. Lei comunque è un po' nel dubbio, no? Lei dice: ma è reale? C'è davvero? È una suggestione di qua e di là. Per cui hanno bisogno, in un certo senso, di darle un qualcosa di tangibile. Ok? Quindi comunque di connettersi in qualche modo a quelli che sono i nostri sensi e pertanto il tatto e l'udito. Altrimenti con solo messaggi attraverso, diciamo così, la mente o il cuore, lei rimarrebbe un po' sganciata, no? Direbbe: ma è solo suggestione? Potrà, dopo questa pulizia energetica, comprendere meglio questi messaggi o non ci saranno più? Diciamo che lei deve comprendere che i suoi sensi, ok, in questo caso supponiamo, concentriamoci sull'udito e sul tatto, visto che lei li percepisce attraverso questi due sensi, sono molto limitati. Per cui se lei vuole sentire questi messaggi, deve aprire la sua mente, ok? Non solo pensando di sentirli con le orecchie, Mhm. ma attivare la telepatia alla fine, se vuole. Se poi si rende conto che no, questa cosa le toglie energia, che questa cosa le toglie spazio alla sua vita, basta, chiude. In ogni caso io le consiglio, lei che giustamente, no, è abbastanza agli inizi e non sa bene come destreggiarsi, di tenere una candela bianca accesa. Perché? Perché è come un ribadire la sua volontà di stare in un ambiente sicuro e protetto e di non essere intaccata da tutte le entità del basso astrale, e ce n'è parecchie. Causa esoterica dell'energia, soprattutto nella parte destra del corpo. Allora, quindi lei si ferisce nella parte Sinistra. sinistra, esatto. Mm. Ma allora, dunque, lei ha attivato molto il maschile, ok, in lei, anche perché in qualche modo si è sentita, come avevamo spiegato prima, tra virgolette, di rimpiazzare quel fratello perso, ok? Quindi lei stessa è come se avesse fatto molto leva sul proprio maschile, a scapito del femminile. Quindi come lei ha detto, insomma, rapporti difficili con il compagno, sessualmente molto bloccata, eccetera, eccetera. E quindi la parte destra è rimasta, diciamo così, un po' più forte, la salvatrice, diciamo così, no? Causa esoterica del puntino sul collo del piede destro, uscito a caso, così, improvvisamente, non a caso. Ma lì mi fa vedere come un abduction in cui hanno cercato, proprio quasi come se fosse crocifissa, no? Di infilarle lì una specie di, Ah, anche questo è come se fosse un dente, no? Un forcone, una cosa del genere. ok. Lei c'è per tutti e per i loro bisogni, ma non avviene mai il contrario. Causa esoterica. Questo è il bisogno d'amore, fa fare esattamente questo, no? Ehm, mm, Però è anche vero che lei c'è per tutti e non il contrario, perché comunque lei, anche sulla base della sua entità mentale, proprietà privata, non è realmente pronta a ricevere. Cioè lei ha proprio bloccato quel canale del ricevere, quindi ha creato, no, questa specie di recinto, di protezione di se stessa, Mhm, e invece è molto pronta a dare. mhm. Però lamentarsi del non ricevere non ha molto senso, perché comunque è lei che ha creato questo isolamento rispetto al ricevere. Ha aperto solamente lo sportello del dare, lo sportello del ricevere l'ha tenuto ben sigillato, perché significherebbe anche entrare
dentro di lei. E lei un po' che non è stata abituata a ricevere e un po' che proprio significa andare in profondità dentro di lei. Fino a questo momento lei non era pronta. E poi alla fine lei riceve da se stessa. E certo, però giustamente siamo qua anche su un piano materiale e lo scambio è giusto che avvenga. Mm. Scollegamento dalla materia. Il piano materico l'ha ferita molto, l'ha delusa molto. Quindi lei è proprio andata verso questo piano, come ho detto, anche astrale, ok? Sia eterico che astrale. Perdendo quasi di interesse per il materiale, però è importante che crei un'integrazione tra questi tre livelli, perché altrimenti rischia di vivere una sensazione di scollamento, che poi in alcuni momenti può essere decisamente pesante. Perché noi finché siamo su questa terra abbiamo bisogno anche di vivere il piano materiale, e altrimenti si creano quelle circostanze che si sono create nel suo caso, ovvero che lei si trova un po' ingabbiata, ok, adesso, perché è in una casa così che è del compagno, ok, proprio perché ha svalutato un po' il piano materiale. Vabbè, caso esoterica dell'infedeltà del compagno, non mi sembra il caso di chiedertelo. Il compagno è la fiamma? No, ma vedo anche proprio pochi punti di contatto, anche eterici, adesso al di là che animici, anche eterici. Cioè da un punto di vista di spirito anche pochi contatti. Lucia e il lavoro. Eh, Mm. lì sarebbe veramente un bel riscatto per lei, perché è come se quando lei attiva quella roba lì va tutto molto veloce, come se le persone iniziano veramente a vederla, apprezzarla, a darle possibilità, a darle spazio, e quindi fluisce ovviamente il guadagno, che poi è energia. Però in effetti, cioè io ce la vedo in una funzione, diciamo così, anche educativa, magari di ragazzi con qualche difficoltà. Mm. Tipo, non so, adesso mi fa vedere un ragazzo autistico. Cioè la vedo molto brava, che intuitivamente riesce a capire e a dare proprio degli input a questo ragazzo di tipo spazio-temporale, linguistico. Va bene, andiamo a cercare dov'è l'amore nel cluster di Lucia, il posto dove lei ha messo i suoi contratti, le sue sfide, bypassandole come contratti con entità eteriche, e ne abbiamo visto anche mentali, ma nella realtà lei stringe dei contratti con se stessa, si mette alla prova. Il cluster è un luogo molto buio, sembra una cantina con della muffa, fa anche paura, mette proprio disagio. E quindi ci sono delle cose inutilizzate, come in cantine molto vecchie, coperte di polvere. Ehm, Lucia non ci sta però. Basta questa cantina, basta questa polvere, questa umidità, questa muffa, Perché? Magari che qui c'è quasi le... l'amore No, tra la muffa, la polvere. no, anzi, sente proprio la difficoltà a respirare qui. Lo percepisce proprio fisicamente che no, un grande no. Magari c'è un amore coperto di polvere. No, 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 è proprio uno scuotere continuo la testa da parte di Lucia. Ne ha avuta a sufficienza di tutta questa roba. Bene, è facile dire di no, è difficile creare l'opposto. È sicura? È proprio come se fosse quasi una necessità fisica. Ma è sicura? Sì, perché ha proprio bisogno di trovare libertà nei polmoni e di non respirare più quell'aria asfissiante. Beh.
Questo comporta un impegno con se stessa, anche nell'azione. Sì, sì, L'agire sì. alla ricerca. Come se non ci avesse neanche mai veramente pensato alla possibilità seria di amarsi. Quindi tiene tutto o butta tutto. No, no, butta tutto. Tutto, anche, non so come dirti, dei segreti di famiglia, delle cose non dette, tutto, tutto quanto, via. Bene, qui cosa mette al suo posto? Come se utilizzasse la bellezza del posto in cui abita, quindi ricavasse proprio l'energia dall'erba verde, dai fiori di campo, e da questa energia di questa bellezza crea l'ad eternum. È molto potente perché è proprio condensato dalla forza della natura. Quindi alberi, prati, insetti, fiori, Sì, la terra, uccelli, la sì, terra. sì, L'avatar le esiste? montagne. Mm. Ehm, allora, dell'avatar è come se mi fosse rimasto delle mazze da golf, che ogni tanto si vede che gli dava una bella mazzata, no? Una bella mazzata che poteva essere la morte di una persona, dell'altra, dei cani, tac, una mazzata dopo l'altra. Mhm. Lei butta via questo cesto di mazze da golf, via, nel portale definitivo. E ci mette qualcosa di bello qui. Ci metta un fiore. Eh, sì, Quello che vuole. l'ha proprio preso così, un fiore spontaneo. Ehm, oddio, me ne fa vedere due. Una è viola e l'altra invece è completamente bianco. Ok, con queste condizioni, entità eteriche mentali e impianti ci sono ancora. No, non più. Beati gli ultimi che saranno i primi, c'è ancora il progetto. No. Ok, si cambia tutto, nuova vibrazione, 278. nuove responsabilità, nuova consapevolezza, 176. nuove responsabilità, nuova PS, 56. nuova responsabilità, nuove vite, che tanto la spaventano. Passata, Mille- 1000. 1715. Nuovo livello di cervello, quindi capacità medianiche, era 9. Mm. Adesso mi viene 10.4. Suscettibilità ipnotica. Quanto potrebbe andare da sola in ipnosi? 72. Wow. 3D, 4D. Era nella 3D del 65%. Per il 65%. 44. Ok. Ottimi valori. Tanta responsabilità. Un saluto unico al cinema. Su chi si sofferma. Sulla nuora. Mm. Dicendo le cose. Ehm, grazie, so che mi proteggi. Ehm, ho capito. Ho capito, però è riferita a tutta una serie di altre cose. Ok. E quindi le chiedo io, Lucia, dov'è l'amore?
Allora, da un lato lei mi fa vedere proprio come una specie di finestra che si spalanca al centro del suo petto. Dall'altra è come se mi facesse vedere le pareti della sua casa. Credo che la ami questa casa, come se si animassero, diventassero delle farfalle, delle libellule bellissime, come se diventassero degli insetti che rendono animata la casa. Mi fa vedere le sue cagnoline carine, che le saltano un po' addosso. Ed è come se chiudesse la parte sotto della casa. Ok. Messaggio finale a se stesso. Sono pronta a regalarmi l'amore, a espandere l'amore in ogni direzione, con rispetto per me stessa sempre. Abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.